Allora, per introdurre il nostro secondo relatore, possiamo dire che, e questo mi sento di dirlo più che altro alle ragazze, la società di oggi purtroppo molto spesso, ancora troppo spesso, tende a dire alle ragazze delle cose veramente scomode, veramente antipatiche. Per esempio, mantieni i piedi ben saldi a terra. Scusate ragazze, quante volte vi è stato detto? Oppure, sì, però cerca di essere più concreta, non puntare troppo in alto, insomma... Concretezza prima di tutto. Bene, l'ospite di oggi è qui non solo per sfidare i limiti della fisica, ma anche per sfidare questo pregiudizio. Perché lei sì, li tiene i piedi ben saldi a terra, ma punta in alto, anzi, alle stelle. Facciamo un grandissimo benvenuto alla Chief Growth Manager di Argotec, Aurora Bontade. Iniziamo il nostro sguardo verso le stelle, verso il cielo. Io sono Chief Growth Officer. Che cosa fa una Chief Growth Officer in un'azienda che si occupa dello spazio? Allora, sostanzialmente una Chief Growth Officer gestisce tutta la parte di sviluppo dei prodotti e delle strategie. E quando si parla di spazio, di che prodotti si parla? Si parla innanzitutto di satelliti. In particolare noi produciamo satelliti di piccole dimensioni e si parla anche di prodotti di comfort per il benessere degli astronauti e dei futuri turisti spaziali. Quindi oggi parleremo anche di turismo spaziale, che non è poi così lontano da quello che pensiamo. Quindi lasciatemi iniziare questo giorno, questo viaggio all'interno di questa New Space Economy. Prometto che non vi faccio una lectio magistralis sulla Space Economy, però fatemi dire solo due parole anche per contestualizzare, per far capire effettivamente che cosa facciamo e soprattutto che cosa sviluppiamo. Argotec, by the way, è stata fondata nel 2008 qui a Torino e ci lavorano oggi 180 persone. Un'età media di 32 anni. 32 anni è pochissimo. Pochissimo soprattutto per un settore come lo spazio, dove uno pensa agli ingegneri, alle persone un po' con i capelli bianchi della NASA, dell'Agenzia Spaziale Italiana. Quindi pensa a persone che debbano avere un'esperienza e una formazione lunghissima. Ecco, i ragazzi che lavorano in Argotec non solo sono giovani, ma hanno anche tantissima esperienza perché vengono messi a contatto subito con delle missioni importantissime. E vedremo un paio di queste missioni che spero vi affascineranno. Dicevo, lo Space Economy e New Space Economy è un termine che si è coniato da poco perché vabbè, voi avrete già sentito il famoso Elon Musk, Jeff Bezos, altri magnati che vogliono fare viaggi nello spazio ed effettivamente la New Space Economy è diventato non solo un affare istituzionale, ma è diventato un affare commerciale. Tant'è vero che si stima nel 2023 che questa economia raggiungerà circa 460 miliardi di dollari e la Bank of America dice che comunque nel 2040 si arriverà circa al trilione. Ora, indipendentemente dai numeri, ci sono alcune caratteristiche che stanno facendo aumentare sempre di più l'interesse delle aziende, delle persone, delle istituzioni verso lo spazio. E una è proprio quella che vediamo qua dietro, il mining degli asteroidi. Quindi le miniere che possono essere create sugli asteroidi. Qui non parliamo di fantascienza, parliamo proprio di risorse vere, risorse che potrebbero costituire un game changer per la Terra. Si pensi per esempio che l'anno scorso la NASA ha fatto partire una missione che studierà un asteroide di nome Psyche 16, e la maggior parte di questo asteroide è formato da metalli preziosi, in particolare l'oro, ma anche il platino, il nickel, l'argento
e il valore di questo asteroide è all'incirca 10.000 quadrilioni di dollari. E quindi è stato stimato che se portassimo tutti questi metalli preziosi sulla Terra, ognuno di noi avrebbe a disposizione circa 1 miliardo. Quindi questo sconvolgerebbe un po' l'economia mondiale, però capite bene qual è l'interesse da parte dei grandi gruppi, ma anche dei governi, nel portare avanti questo tipo di missioni. Un altro driver importante sono proprio i satelliti. Non so se avete visto, anche recentemente, una serie di puntini che viaggiano verso l'alto. Ecco, questi puntini sono le costellazioni di Starlink. Elon Musk sta rivoluzionando il mondo dello spazio come? Andando ad abbattere totalmente i costi. Perché? Perché per lanciare questi satelliti non serviranno più miliardi, ma serviranno poche centinaia di migliaia di dollari. Perché? Perché grazie ai razzi riutilizzabili si potrà lanciare senza dei costi esorbitanti, e questo abbatterà e aumenterà ovviamente la competitività. E pensate che Elon Musk ha già lanciato circa 4.000 satelliti con Starlink e arriverà fino ad 11.000. E questa è la realizzazione anche di un sogno, il sogno di connettere le zone più remote della Terra. E come dicevamo, il turismo spaziale. Turismo spaziale anche qui sembra molto lontano, ma in realtà le aziende stanno già lavorando ai prossimi moduli abitativi. Stanno già lavorando a capire come rendere confortevoli queste stazioni spaziali che diverranno commerciali, quindi che consentiranno alle persone normali, lasciatemi diciamo dire fra virgolette la parola normale, perché comunque serviranno, i biglietti costeranno migliaia di dollari sicuramente, però li trasporteranno su questi moduli commerciali. E quindi probabilmente, qui ho visto che c'è Carola, l'agente immobiliare, forse potrà fare un servizio direttamente dallo spazio e poi trasferirlo su Instagram e sui social. Quindi questa è realtà. E poi un altro driver importante è l'innovazione scientifica. Lo spazio da sempre ha dato innovazione che poi è stata riutilizzata sulla Terra. Per esempio, gli occhiali, la pellicola antigraffio, sono gli schermi dei caschi degli astronauti, o anche i materassi, la memory foam dei materassi, la spugna. Quella è spugna inventata per evitare che gli urti durante il lancio creino dei problemi per gli astronauti. Quindi da sempre ci sono stati prodotti che poi sono stati trasportati sulla Terra. Ma in questa storia un pezzo di questa innovazione scientifica è nata proprio qui a Torino, è nata proprio qui in Argotec, ed è nata grazie al lavoro di tanti ragazzi, alla passione di tanti ragazzi che hanno sfidato una missione che risultava quasi impossibile. Lasciatemi parlare di LiCiaCube. LiCiaCube è un satellite di piccole dimensioni, circa una ventina di chili. Ecco, questo satellite è arrivato a circa 14 milioni di chilometri dalla Terra. E cosa ha fatto questo satellite? Ha fotografato l'impatto della sonda madre lanciata dalla NASA, chiamata DART, con l'asteroide Didymos. Perché è stata fatta questa missione alla Armageddon? Proprio per provare, nel caso di minaccia della Terra, cosa succederebbe. Quindi il film Armageddon poi alla fine non era andato tanto lontano dalla verità. Infatti, cosa è successo? È successo che la sonda DART si è andata a schiantare e ha deviato la traiettoria dell'asteroide. Ovviamente questo è stato uno studio per capire se comunque in caso di minaccia reale una situazione del genere potrebbe salvare la Terra.
quindi in un certo senso è stato un modo per vendicare i dinosauri. Quindi la nostra sonda, la sonda che hanno costruito questi ragazzi, è riuscita in un'impresa assolutamente sfidante. Perché? Perché doveva fotografare questo impatto, doveva comunque evitare tutti i detriti che l'impatto causava, fotografando una situazione in movimento a circa 7 km al secondo. Ed è stato comunque una notte piena di paura. Parlavamo prima di paura e la paura che questi ragazzi hanno avuto è stata proprio reale. Fatemi condividere con voi il video di quella notte. Erano le 3 di pomeriggio, scusate. Stavano aspettando tutti l'impatto della sonda principale lanciata dalla NASA. Questo è l'impatto. E questa è la NASA, EIPL. E noi a quel punto avevamo già lanciato la nostra sonda, l'ICECube, il nostro satellite, e aspettavamo il segnale per vedere se aveva fotografato l'impatto. E non avevamo informazioni se non alle 4:30 di notte, quando finalmente abbiamo ricevuto le prime immagini che hanno fotografato direttamente quello che era successo. E qui vedete tutti i nostri ingegneri, Davide che è il nostro CEO, che quella notte hanno veramente avuto paura, ma tutto il lavoro di 2 anni poi si è veramente sciolto in questi abbracci, in questa passione. E questa missione è stata premiata come missione dell'anno, l'anno scorso, negli Stati Uniti, quindi ci siamo portati a casa questo premio, l'Italia si è portata a casa questo premio ed è stato veramente un momento di emozione per tutti quanti. Quindi questa è una delle sfide, delle ispirazioni, parliamo di Inspire, che i nostri ragazzi in questo momento stanno coltivando in un'azienda come Argotec. La stanno coltivando per portare questi satelliti in orbita, ma anche per portare in orbita satelliti che non vanno solamente a milioni di chilometri, ma che servono per il benessere del pianeta. Noi adesso stiamo costruendo una costellazione di satelliti per l'osservazione della Terra, partecipando ad un programma che si chiama IRIDE, un programma nazionale. Questa costellazione del governo italiano fotograferà l'Italia per cosa? Per prevenire disastri, per monitorare il clima, per monitorare le nostre coste, per verificare che non ci siano smottamenti. Quindi anche questo per noi rappresenta un motivo di orgoglio. I ragazzi stanno adesso lavorando al primo satellite, che poi farà parte di questa costellazione, e vi assicuro che siamo giorno e notte lì per fare i test, per capire come migliorarci, per vedere se le funzionalità che abbiamo studiato sono quelle corrette. Quindi è la passione di tutti questi ragazzi che sta trasformando un'azienda che era nata sostanzialmente in un garage, come Bezos, comunque in una cantina, e che adesso può dare diciamo, lavoro a un sacco di menti e a un sacco di ragazzi. E fatemi finire con il nostro modello. Argotec lavora sostanzialmente a 360 gradi su tutti i progetti, quindi si parte dal disegno, si continua con la parte di testing, con la parte di prototipazione e arriviamo fino alla parte delle operazioni. Le operazioni significa avere il Mission Control Center in casa, quindi proprio essere lì nel momento in cui la missione parte ed essere lì per vedere quello che è successo. Quando vedevate i nostri ragazzi nel video, quelli erano proprio nel Mission Control Center e cercavano di capire la traiettoria del satellite, dove si poteva trovare, se le foto che stava facendo potevano essere realmente scaricate oppure no. Ecco, questo sogno adesso diventa ancora più grande perché ci stiamo trasferendo in un posto che sarà pronto ad accogliere non solo noi, ma anche quelle aziende un po' più piccole che vogliono approcciarsi allo spazio e che vogliono lavorare con persone che già possono garantire questo accesso, come noi.
E quindi per noi è anche un ulteriore motivo di orgoglio aprire le nostre porte a tutti i visitatori che vorranno vedere questa nuova impresa. E finisco con quest'altro video, che è quello dedicato allo Space Park che sorgerà alle porte di Torino. Questa è l'ex cartiera Burgo, opera di Niemeyer, quindi opera di uno degli architetti più famosi dell'era moderna, e ospiterà non solo Argotec, ospiterà le aziende che saranno accelerate da Argotec, ospiterà i nostri laboratori, la clean room dove costruiremo i nostri satelliti con tecnologia all'avanguardia e dove potremo comunque sviluppare i prossimi prodotti per i prossimi turisti spaziali. Questo è un sogno, è una sfida, ma è sicuramente parte del nostro DNA, perché come potete vedere noi siamo Argotec Space for Ambition, quindi questo ci caratterizza. Grazie mille.